Alex fissava lo schermo luminoso del suo cellulare, la presa incerta, mentre il suo pollice indugiava sul pulsante invia. Il messaggio che aveva composto era breve, eppure portava il peso schiacciante di mesi pieni di crepacuore e disillusione. Sto divorziando da te. La semplicità delle parole celava la complessità delle emozioni che racchiudevano. Aveva trascorso innumerevoli notti insonni a lottare con i dubbi, rivivendo i tradimenti e desiderando risposte che non sarebbero mai arrivate. Nel frattempo, lei era là fuori, immersa nelle feste, apparentemente spensierata, avvolta tra le braccia di un altro uomo. L'ironia di tutto ciò, la sua risata, la sua gioia, erano in netto contrasto con il silenzio e la solitudine che lui ora affrontava. Aveva meticolosamente registrato ogni dettaglio delle sue serate fuori, ogni sguardo e carezza condivisi negli ultimi mesi. Non era semplice sospetto, ma una complessa narrazione di tradimento che aveva assemblato nell'ombra, perché la donna con cui una volta aveva immaginato un futuro, che aveva promesso di essere sua per sempre, aveva scelto di abbracciare un altro, aveva cercato di ignorare i segnali, le frequenti assenze, le scuse deboli e gli sguardi distanti durante i loro fugaci momenti insieme. Ma gli spazi vuoti che lei lasciava al tavolo da pranzo e nel letto che una volta condividevano, nelle loro conversazioni sul futuro, erano diventati troppo evidenti per essere ignorati. Il tradimento era diventato un'ombra persistente, oscurando ogni momento silenzioso tra di loro. Inizialmente aveva sperato che fosse una fase temporanea, che lei potesse tornare da lui. Ma col tempo era diventato chiaro che lei se n'era andata molto prima di uscire dalla porta quella notte. Ora, in piedi sull'orlo della finalità, contemplava la sua reazione mentre si preparava a inviare il messaggio. Voleva che lei sentisse ogni grammo del dolore che aveva sopportato. Questo non era solo un testo, era l'inizio di un nuovo capitolo in cui lei sarebbe stata ritenuta responsabile per ogni bugia, ogni sorriso finto e ogni tocco destinato a qualcun altro. Inspirò profondamente e premette invia. Mentre il messaggio partiva, sembrava che il tempo stesso si fosse fermato. Vide immediatamente la notifica che il messaggio era stato letto. Il suo cuore batteva forte per l'attesa. Sarebbe scoppiata in lacrime? Avrebbe tentato di chiamarlo? O forse sarebbe rimasta nell'abbraccio del suo amante, indifferente al suo addio? Il telefono vibrò di nuovo. La immaginò in un angolo oscuro della festa, paralizzata dal messaggio, tentando di contenere le sue emozioni, mentre il suo amante rimaneva ignaro, o peggio, traeva piacere dal suo disagio. Era così che si sarebbe svolto il suo ultimo ricordo del loro matrimonio. La festa, il suo amante e il messaggio che aveva frantumato il suo mondo. Si chiese brevemente se fosse sufficiente, se la sua sofferenza avrebbe eguagliato la sua. Sto divorziando da te, semplice e diretto, ma voleva che lei afferrasse la piena portata di ciò che aveva fatto. La immaginò mentre leggeva il messaggio, sentendo il peso del suo tradimento ad ogni parola e realizzando l'impatto delle sue azioni. Il telefono rimase silenzioso, nessuna risposta arrivò. Il vuoto era travolgente, riempiendo il vuoto che una volta lo aveva consumato con una nuova, inquietante sensazione. La vendetta si mescolava con un desiderio di spiegazioni, di una ragione che forse non sarebbe mai stata fornita. Il silenzio era più pesante di qualsiasi parola che lei avrebbe potuto offrire. Lo lasciava a chiedersi cosa sarebbe successo dopo.
Sarebbe tornata a casa a implorare perdono o sarebbe scomparsa con il suo amante, lasciando dietro di sé la vita che avevano costruito insieme? Fissò il suo telefono, sentendo il peso del silenzio. Il vuoto che una volta era solo suo, ora sembrava estendersi in qualcosa di più profondo. Una profondità inesplorata di tradimento che non aveva previsto. La casa, una volta vibrante e viva, con sogni condivisi e risate, ora sembrava fredda e inospitale. L'arredamento minimalista e le pareti chiare, che una volta simboleggiavano il comfort, ora sembravano alieni, quasi ostili. Ogni angolo della casa sembrava custodire ricordi che diventavano sempre più distanti e dolorosi. Il vuoto era palpabile. Alex e Laura erano stati considerati da molti la coppia perfetta. Si erano incontrati al college, entrambi pieni di ambizione e sogni per un futuro luminoso. Alex, sempre determinato e concentrato, aveva intrapreso una carriera di successo nella finanza, mentre Laura aveva canalizzato la sua creatività in una carriera come graphic designer. La loro vita insieme sembrava idilliaca. Viaggi frequenti, cene con amici, una bella casa. Eppure, sotto la superficie lucida, iniziarono ad apparire delle crepe. Nei primi tempi, le loro conversazioni erano frequenti e ricche, piene di sogni condivisi e momenti intimi. Ma man mano che la carriera di Alex progrediva, le sue lunghe ore di lavoro e le crescenti responsabilità iniziarono a consumare più del suo tempo. Laura, nel frattempo, cercava conforto nella sua arte e nei progetti di design, tentando di colmare il vuoto lasciato dalle crescenti assenze di Alex. Lo spazio tra loro cresceva, inizialmente in modo sottile, ma alla fine in modo significativo. Le parole che una volta fluivano facilmente erano ora sostituite dal silenzio. L'amore di Alex per Laura era innegabile, ma il suo orientamento al lavoro portò a un graduale distacco emotivo. Credeva che assicurando un futuro prospero per entrambi stesse facendo la cosa giusta per lei. Quello che non riusciva a vedere era che senza la presenza di Laura, quel futuro sembrava vuoto. Laura, d'altra parte, lottava con un crescente senso di isolamento. Si immerse nel suo lavoro, cercando di riconnettersi con l'amore che una volta sembrava indistruttibile, ma si trovava sempre più sola. Col passare dei mesi, i loro tentativi di riconnessione divennero semplici gesti. Una cena a lume di candela qui, una sorpresa lì, ma l'esaurimento di Alex e la sua preoccupazione per il lavoro lasciavano questi sforzi insoddisfatti. La pazienza di Laura si assottigliò e iniziò ad allontanarsi ulteriormente, cercando conforto al di fuori del loro matrimonio. Alex notò il cambiamento, ma era troppo assorbito dalla sua carriera per comprenderne appieno il significato. Le crepe nella loro relazione si approfondirono, inosservate, finché non divennero voragini. Quella notte, mentre Laura si preparava per un'altra uscita, Alex rifletteva sul loro passato. Pensava alla donna di cui si era innamorato, al sorriso facile e agli occhi sognanti che avevano catturato il suo cuore. Si chiese se ci fosse ancora una possibilità di salvare qualcosa dalla loro relazione in frantumi. Ma mentre il silenzio avvolgeva la loro casa, divenne chiaro che il danno poteva essere irreparabile. La casa, ora riempita da un freddo quasi tangibile, stava come testimone silenzioso della loro connessione svanente. Il mondo di Alex continuò a sgretolarsi
mentre i giorni diventavano settimane. Il senso di disconnessione che era cresciuto tra lui e Laura si solidificò in un abisso innegabile. Mantenevano le loro routine, Alex al lavoro e Laura con i suoi impegni sociali, ma la vivacità della loro vita condivisa era svanita. Quella che una volta era una partnership ricca di sogni condivisi e comprensione reciproca, si era trasformata in una serie di esistenze separate e solitarie. Ognuno seguiva il proprio percorso, entrambi impegnati in una lotta che non combattevano più insieme. Per Alex, la monotonia delle sue giornate in ufficio offriva poco conforto. Si seppelliva tra fogli di calcolo e rapporti, il silenzio opprimente a casa, un costante promemoria di ciò che aveva perso. Laura, d'altra parte, sembrava vivere una vita completamente diversa. Era sempre più assente da casa, trovando conforto in attività esterne e nuove conoscenze. Le loro conversazioni si erano ridotte a scambi superficiali, ogni parola e gesto in netto contrasto con il calore che una volta definiva la loro relazione. Alex vedeva i segnali del distacco di Laura, ma sceglieva di ignorarli. Affrontare la realtà della loro situazione era troppo doloroso. La sua mente era offuscata dalla negazione, convincendosi che il loro amore fosse abbastanza resiliente da resistere a questa fase. Sperava che, col tempo, le cose sarebbero tornate come una volta. La pazienza, credeva, avrebbe guarito le ferite. Laura, tuttavia, il suo distacco era più che emotivo. Aveva iniziato a esplorare una nuova relazione, che iniziò innocentemente ma si evolse rapidamente in qualcosa di molto più significativo. Fu a una mostra d'arte, un evento al quale Alex aveva annullato la partecipazione all'ultimo minuto a causa del lavoro, che Laura incontrò per la prima volta David. La mostra era un sollievo dalla sua solitudine, un'occasione per sfuggire alla routine vuota che aveva iniziato a disprezzare. David era tutto ciò che Alex non era in quel momento: attento, affascinante e soprattutto presente. Le loro conversazioni iniziali erano casuali, incentrate sull'arte e sulla vita, ma la connessione tra loro era palpabile e innegabile. L'attrazione. Laura e David crebbe rapidamente. Quello che iniziò come un flirt si trasformò in una profonda connessione emotiva. Laura si sentiva attratta dal calore e dall'attenzione di David, aspetti di sé che erano stati trascurati nel suo matrimonio. Era consapevole del confine che stava attraversando, ma si sentiva impotente a fermarsi. L'eccitazione di essere vista, desiderata e apprezzata offuscava il suo senso di colpa. Man mano che le assenze di Laura da casa diventavano più frequenti, Alex rimaneva ignaro della vera natura delle sue uscite. Accettava le sue scuse, riunioni di lavoro, eventi sociali, mostre, senza fare domande. A volte accoglieva persino la sua assenza come una tregua dalla tensione che aveva iniziato a definire le loro interazioni. Il crescente vuoto tra loro era doloroso, ma più facile da sopportare che affrontare la verità che temeva. Una notte in particolare spiccò. Alex era sommerso dal lavoro in ufficio, faticando a concentrarsi mentre Laura si preparava per un'altra serata fuori. Indossò un vestito rosso, un contrasto sorprendente con i colori spenti dei loro recenti giorni. Sistemò i capelli con cura e scrutò il suo riflesso allo specchio. Per un attimo fugace
Esitò, un senso di dubbio affiorò, ma il desiderio di sfuggire alla sua realtà sovrastò qualsiasi senso di rimorso. Scacciò rapidamente il senso di colpa, uscendo per incontrare David. La galleria dove David l'aspettava era animata da conversazioni e risate. Laura provò un'ondata di euforia entrando. La presenza di David, un confortevole rifugio dalla sua travagliata vita domestica. La serata fu piena di momenti condivisi di intimità e connessione. Laura sapeva che stava superando i limiti, ma in quel momento l'allure della libertà e del desiderio era irresistibile. Alex, nel frattempo, era consumato da un crescente disagio. Il silenzio a casa era più assordante del solito. L'assenza di Laura sembrava diversa quella notte, più profonda. Guardò ripetutamente l'orologio, l'ora tarda aumentando la sua ansia. Mentre la preoccupazione si trasformava in rabbia, decise di affrontare la scomoda verità. Lasciò l'ufficio, la mente in corsa con scenari inquietanti, incerto su cosa avrebbe trovato, ma certo che qualcosa non andava. All'arrivo alla galleria, il cuore di Alex sprofondò. L'auto di Laura era parcheggiata fuori. La vista a Guy causò un sussulto di terrore. Si avvicinò alla galleria, i passi pesanti di apprensione. All'interno, la folla sembrava ignara del tumulto che stava per scatenarsi. Lo sguardo di Alex cercò freneticamente Laura e quando finalmente la vide, il suo mondo vacillò. Laura stava in un angolo, immersa in una conversazione con David. La vicinanza tra loro era inconfondibile. La mano di David poggiava sulla schiena di Laura e lei rispondeva con un tocco a sua volta. Un gesto di intimità che Alex aveva desiderato, ma non aveva ricevuto da mesi. La vista era una conferma delle sue peggiori paure. Ogni momento sembrava un tradimento, un colpo devastante al cuore. L'approccio di Alex fu lento, deliberato. Si sentiva come se stesse muovendosi attraverso una nebbia. La rabbia e il dolore mescolandosi in una sensazione travolgente. Avvicinandosi, l'espressione di Laura passò dalla gioia allo shock. Gli occhi si spalancarono e il colore scomparve dal suo viso. La stanza sembrò congelarsi, il rumore dissolvendosi in un ronzio distante. La resa dei conti era inevitabile e il peso delle verità non dette gravava pesantemente nell'aria. Alex finalmente parlò, la voce bassa e carica della gravità delle sue emozioni. Quindi è così. La semplicità delle parole contrastava con la profondità del dolore che provava. Non era una domanda, ma un'affermazione di rassegnazione. Il tradimento era palese e non c'erano parole che potessero affrontarlo adeguatamente. I tentativi di Laura di spiegare vacillarono. Le parole si persero nel peso del momento. David sembrava a disagio, ma rimase in silenzio, un testimone silenzioso dello sfaldarsi di un matrimonio. Il cuore di Alex doleva non solo per ciò che era visibile, ma per il silenzio che parlava a volumi, la mancanza di negazione da parte di Laura, la sua incapacità di offrire scuse e l'accettazione fredda della sua infedeltà esposta si aggiunsero al colpo devastante. Lo sapevo, mormorò Alex, più a se stesso che a Laura. Guardò intorno alla galleria, l'atmosfera festosa in netto contrasto con la devastazione personale che sentiva. La realizzazione che il suo matrimonio era irrimediabilmente rotto lo colpì con una finalità che era sia dolorosa che liberatoria. Mentre stava lì, l'enormità della situazione lo avvolse. La vita che una volta conosceva era ora irrevocabilmente cambiata. Le persone continuavano le loro vite,
ignare del dramma che si svolgeva davanti a loro. Alex, tuttavia, si sentiva schiacciato dalla solitudine che aveva sempre evitato di ammettere. L'infedeltà non riguardava solo il fatto che Laura fosse con un altro uomo. Era la conferma che era stato lasciato indietro molto prima che se ne rendesse conto. Laura si avvicinò esitante, come se cercasse un modo per riparare ciò che era rotto, ma gelidi occhi di Alex la fermarono. Non voleva sentire scuse. Non c'era abbastanza scusa al mondo per cancellare ciò che aveva appena visto. «Posso spiegare?» tentò ancora una volta Laura, la voce tremante di rimorso e paura. Ma Alex era già troppo lontano per ascoltare. Fece un altro passo indietro, distanziandosi non solo fisicamente, ma emotivamente. Finalmente capì ciò che aveva cercato di ignorare per così tanto tempo. Il loro matrimonio era finito. Il tradimento non era solo fisico, era emotivo. La frantumazione di tutte le promesse e i sogni che una volta condividevano. Sapeva che qualsiasi spiegazione ora sarebbe stata un tentativo futile di riparare l'irreparabile. Non voleva più ascoltare. L'uomo accanto a Laura rimase in silenzio, come se capisse che la sua presenza lì non aveva più importanza. Ciò che importava era la devastazione tra Alex e Laura. Alex sentì il peso di tutto ciò che lo aspettava. I ricordi dei tempi felici, la vita che avevano costruito insieme, ora sembravano distanti, come se appartenessero a qualcun altro. Si girò lentamente, pronto a andarsene. Non c'era più nulla da dire, nulla da fare. Mentre si avviava verso la porta, sentì il cellulare vibrare in tasca. Era un messaggio. Per un attimo fugace pensò di ignorarlo, ma qualcosa lo spinse a guardare lo schermo. Era da Laura, e quelle poche parole avrebbero cambiato tutto. «Sono incinta». Alex rimase immobile, fissando il messaggio sullo schermo del telefono. Le parole sembravano danzare davanti ai suoi occhi, impossibili da comprendere in quel momento. Incinta. Laura era incinta. Guardò lei, ancora in piedi accanto a David, gli occhi fissi sulle proprie mani, come se avesse paura di incrociare il suo sguardo. Il peso di quelle parole era schiacciante, tutto improvvisamente sostituito da una nuova realtà che non era pronto ad affrontare. Incinta. Questo era ciò che cambiava tutto. Si avvicinò di nuovo, i passi ora pesanti di incertezza. Laura alzò lo sguardo, rendendosi conto che aveva letto il messaggio. Il silenzio tra loro si fece ancora più fitto, carico di una nuova tensione che Alex non sapeva come gestire. Mentre Alex cercava di parlare, le parole «ghi» vennero meno. Sentì un nodo in gola, un misto di shock e confusione. La rabbia che una volta lo guidava era ora sostituita da una profonda paura dell'ignoto. «Come è successo?» ripeté quasi come se stesse parlando al vuoto. Laura fece un passo avanti, respirando profondamente, cercando di trovare la forza per parlare. «L'ho scoperto da poco. Non sapevo come dirtelo». La sua voce era fragile, come se potesse infrangersi da un momento all'altro. Sapeva che questa rivelazione cambiava tutto, ma non in un modo che potesse riparare ciò che era rotto. Alex guardò il pavimento, elaborando l'informazione. Non sapeva cosa provare. L'idea che Laura fosse incinta, di avere un figlio con lei, era qualcosa che una volta avrebbe riempito il suo cuore di gioia. Ma ora, nel mezzo del tradimento, sembrava una trappola emotiva dalla quale non poteva sfuggire.
Di chi è? La domanda uscì più fredda di quanto intendesse. Non era solo curiosità. Era un bisogno viscerale di sapere se quel bambino era suo o se Laura lo aveva tradito in ogni modo concepibile. Laura esitò, il respiro bloccato in gola. Sapeva che quella era la domanda inevitabile. Non lo so, disse infine, la voce spezzata sotto il peso della verità che a malapena riusciva ad accettare. Non ne sono sicura. Alex si sentì come se il terreno GI fosse svanito sotto i piedi. La questione della paternità era una tortura che non aveva mai immaginato di dover affrontare. Il suo sguardo incrociò quello di Laura, che ora era sul punto di piangere, e per un momento realizzò anche il peso che tutto ciò aveva su di lei. Ma l'empatia fu rapidamente sostituita dalla rabbia. Non poteva credere di essere stato ridotto a questo, a un uomo che non sapeva se il figlio che sua moglie aspettava fosse suo. David, l'uomo accanto a Laura, fece un passo indietro, visibilmente a disagio. Sapeva che la sua presenza lì era un promemoria del tradimento e forse anche del dubbio sulla paternità. Alex, tuttavia, non riusciva nemmeno a guardarlo. Vedeva solo Laura, sua moglie, la donna che pensava di conoscere, ma che ora sembrava una sconosciuta. Alex rimase in silenzio per molto tempo dopo la rivelazione di Laura. La stanza intorno a lui sembrava girare, ma allo stesso tempo si sentiva completamente fermo, come se il peso di tutto ciò che era accaduto lo stesse intrappolando. La sua mente faticava a elaborare cosa significasse tutto questo. Non era solo il tradimento di Laura, era il dubbio, la crudele incertezza sul bambino che portava in grembo. E quel dubbio lo stava lacerando in modi che non avrebbe mai pensato possibili. Inspirò profondamente, cercando di organizzare i suoi pensieri, ma il dolore sembrava onnipresente. Lo sguardo di Laura era fisso su di lui, aspettando una reazione, qualche parola per rompere il silenzio. Ma Alex non sapeva da dove iniziare. Parte di lui voleva semplicemente scappare, lasciare tutto alle spalle, ma c'era un'altra parte, paralizzata, intrappolata nella possibilità che il bambino potesse essere suo, dopo tutto. Non poteva ignorare questa possibilità. Non sapevo come dirtelo, Alex, disse Laura con voce spezzata, le lacrime che le rigavano il viso. Non era solo dispiaciuta per il tradimento, ma per il caos che ora li avvolgeva entrambi. Il futuro che avevano immaginato insieme era frantumato e al suo posto c'erano solo una serie di domande senza risposta. Alex chiuse gli occhi per un momento, cercando di escludere il mondo intorno a lui. Voleva tempo, spazio per pensare, per elaborare ciò che stava accadendo. Ma le parole di Laura, il dolore nella sua voce, il peso del tradimento, tutto lo colpiva come un pugno fisico. Dentro di lui c'era una tempesta di rabbia, confusione, ma anche di un amore che, per quanto ferito, esisteva ancora in qualche modo. Non ne sei sicura? Chiese infine Alex, la voce bassa ma carica di incredulità. Era una semplice domanda, ma portava con sé un'enorme complessità emotiva. Non stava solo chiedendo della paternità, stava mettendo in discussione l'intera base della loro relazione, chiedendosi come fossero arrivati a questo punto. Volevo credere che fosse tuo, ma non posso esserne sicura, non dopo tutto, confessò lei, e la sincerità, per quanto dolorosa, lo ferì ancora di più.
Alex si sentì tradito non solo dalle sue azioni, ma dalla mancanza di chiarezza, dal dubbio che ora incombeva su tutto. Un tradimento fisico era una cosa. Forse sarebbe riuscito a superarlo col tempo. Ma l'incertezza sul loro bambino, su ciò che lei provava realmente, era qualcosa che non sapeva se avrebbe mai potuto perdonare. «E cosa ti aspettavi?» chiese Alex, la voce ora piena di amarezza. «Che accettassi tutto questo, che guardassi te e fingessi che tutto andasse bene». Laura si morse il labbro inferiore, incapace di rispondere immediatamente. Sapeva che nulla di ciò che avrebbe detto avrebbe cambiato ciò che aveva fatto, e l'unica cosa che poteva offrire ora era la sua sincerità, anche se avrebbe causato più dolore. «Non sapevo cosa fare», ammise, la voce fragile. «Ero confusa, sola. Ho commesso un errore, ma ti amo, Alex. Ti ho sempre amato». Il silenzio calò di nuovo. Alex la fissò, ma non sapeva più chi fosse. La donna che amava era lì davanti a lui, ma allo stesso tempo sembrava una perfetta sconosciuta. E l'amore che diceva di provare suonava vuoto di fronte a tutto ciò che avevano perso. Alex rise amaramente, facendo un passo indietro. «Questo per te è amore, Laura? Mentire, nascondere, lasciarmi credere che avessimo ancora una possibilità». Laura stava piangendo ora, le spalle scosse dai singhiozzi. «Non ho mai voluto ferirti», sussurrò. «Solo che non sapevo come fermarmi». Alex sentì la rabbia riaffiorare, ma non era la rabbia esplosiva che aveva provato vedendo Laura con un altro uomo. Era una rabbia più profonda, più contenuta, che veniva dal senso profondo di tradimento emotivo che lo consumava. La guardò, la donna che aveva scelto per trascorrere il resto della sua vita, e si rese conto che qualcosa dentro di lui era cambiato, forse per sempre. «Non si tratta solo di ciò che hai fatto», disse infine Alex, la voce fredda ma ferma. «Si tratta di ciò che hai distrutto. Hai distrutto la fiducia, il rispetto. Nel seguito della loro resa dei conti, il peso della situazione gravava pesantemente nell'aria. Ogni secondo che passava sembrava un'eternità. Alex, ora aggravato dalla schiacciante consapevolezza del tradimento e dell'incertezza riguardo al bambino, sapeva di dover sfuggire ai confini di quello spazio che una volta era stato il loro rifugio. La finalità della sua decisione echeggiava nella sua mente e capì che il suo percorso futuro richiedeva chiarezza e distanza dai detriti emotivi lasciati alle spalle. Laura rimase immobile, gli occhi che riflettevano la devastazione che sentiva. Il silenzio nella casa era assordante. Ogni angolo ora un promemoria dei sogni che una volta condividevano. La partenza di Alex la lasciò sola con il suo rimorso e la sua paura. La consapevolezza che le sue azioni avevano portato a questa frattura irreparabile pesava su di lei. Il silenzio intorno a lei non era solo l'assenza di Alex, ma il profondo vuoto di una vita ora in frantumi. Col passare dei giorni e delle settimane, Alex vagò senza meta, cercando conforto nell'anonimato della città. Il suo cuore, sebbene ferito, era ancora legato a una speranza di rinnovamento. Ogni giorno era una lotta tra il confrontarsi con il passato e l'immaginare un futuro libero dalle ombre del tradimento. La costante battaglia tra rabbia e affetto persistente era estenuante. La decisione di separarsi, sebbene chiara nella sua mente, non era priva di un pedaggio emotivo. Lottava con la dolorosa consapevolezza che stava tagliando i ponti con qualcuno che una volta aveva amato profondamente. Laura, lasciata a navigare
tra le conseguenze delle sue scelte, affrontava un futuro pieno di incertezze. L'assenza di Alex era un promemoria netto della fiducia che aveva infranto. Ogni giorno portava nuove sfide mentre si preparava a crescere un bambino, la cui paternità era in dubbio. Il senso di colpa per le sue azioni, unito alla dura realtà di una maternità solitaria, era un peso che avrebbe portato per tutta la vita. Il sostegno della sua famiglia le offriva un po' di conforto, ma non poteva cancellare il peso delle sue decisioni. Alex, alla fine, tornò nella casa che una volta condividevano, ma l'atmosfera era ora carica di una tensione che rendeva l'aria pesante. Laura, percependo la gravità del momento, si preparò alla finalità della decisione di Alex. Il suo atteggiamento era risoluto, gli occhi che riflettevano un misto di tristezza e determinazione. La conversazione che seguì fu una dolorosa conferma dell'inevitabile fine. La voce di Alex, ferma ma piena di dolore, esprimeva la profondità della sua risoluzione. «Non posso continuare così», iniziò Alex, le parole che tagliavano il silenzio con una chiarezza che non lasciava spazio a dubbi. «Ho pensato a tutto, il tradimento, le promesse infrante, ma vivere con questo dubbio sul bambino è qualcosa che non posso sopportare». Il tentativo di Laura di rispondere fu accolto con il rifiuto fermo di Alex. Le spiegazioni e le giustificazioni sembravano futili di fronte al baratro emotivo che si era aperto tra di loro. La decisione di chiedere il divorzio non era stata presa alla leggera. La voce di Alex, sebbene calma, portava il peso della finalità. «Non posso più far parte di questo. Ho bisogno di andare avanti, trovare una sorta di pace». La finalità delle sue parole era una dura realtà per Laura, che fu lasciata a confrontarsi con le conseguenze delle sue azioni. Le lacrime le rigavano il viso, ma la risolutezza di Alex era incrollabile. Aveva bisogno di chiudere questo capitolo e trovare un modo per ricostruire la sua vita. Le procedure di divorzio furono rapide, riflettendo la mancanza di conflitto tra di loro, ma anche la profonda tristezza della loro situazione. Alex si trasferì in una nuova città, cercando di ricostruire la sua vita, lontano dai dolorosi ricordi. Il processo fu impegnativo, ma con il passare dei giorni trovò un po' di conforto nella distanza e nella promessa di un nuovo inizio. Anche il percorso di Laura fu arduo. Continuò con la sua gravidanza, affrontando la realtà che il bambino che portava non era di Alex. La scoperta che il bambino era figlio di un altro uomo non fece che rafforzare la separazione dei loro percorsi. Laura crebbe il bambino con il sostegno della sua famiglia, ma il rimpianto per le sue azioni e la distruzione del suo matrimonio furono compagni costanti. David, l'amante che era stato parte di questa tumultuosa storia, scomparve dalla vita di Laura una volta che emerse la notizia della gravidanza. La sua partenza fu un promemoria netto della natura fugace dell'infedeltà e delle promesse fatte nell'impeto del momento. La vita di Laura, ora segnata dall'assenza sia di Alex che di David, era una riflessione del tumulto emotivo che aveva sopportato. Alla fine, Alex, Laura e il bambino che non sarebbe mai stato suo continuarono i loro percorsi separati, ciascuno affrontando le ripercussioni delle proprie scelte. Le cicatrici del tradimento e del dubbio rimasero, ma Alex
trovò un po' di pace nell'accettare l'impossibilità di controllare ogni aspetto della vita. La vita andò avanti, come fa sempre, lasciando dietro di sé i resti di un matrimonio che era stato irrimediabilmente spezzato. E così si conclude questa incredibile storia di Alex e Laura. Cosa ne pensate delle scelte che hanno fatto? Voi cosa avreste fatto al loro posto? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Se il video vi è piaciuto, mettete un like e non dimenticate di iscrivervi al canale per non perdere le prossime storie appassionanti.